questa video lezione vedremo tutte le funzioni presenti nel lato amministratore. Innanzitutto possiamo subito notare che vengono mostrate le anteprime delle strutture presenti nel programma. Quest'area prende nome di struttura attiva. Qui abbiamo la possibilità, oltre di sfogliare le strutture presenti nel programma, abbiamo anche la possibilità di selezionare quale struttura deve essere avviata nel lato utente. Per far questo dobbiamo premere il pulsante presente in basso a sinistra denominato attiva. Noteremo che la struttura è attiva se è presente il segno di spunta verde nell'angolo in alto a destra dell'anteprima della struttura. Con il pulsante presente alla sua destra, ovvero con il pulsante avvia, abbiamo la possibilità di passare al lato utente ed utilizzeremo la struttura che abbiamo attivato. Oltre a ciò, tramite il pulsante presente in basso a destra denominato modifica, abbiamo la possibilità di entrare nella sezione del programma che permette di creare delle modifiche nella struttura che stiamo visualizzando. Alla sinistra della finestra sono presenti due menu: menu strutture e menu generale. Nel menu strutture sono presenti tre pulsanti. Il primo pulsante, ovvero il pulsante crea struttura, permette di creare una nuova struttura. Una volta premuto, abbiamo la possibilità di popolarla con le griglie. Questo argomento verrà spiegato nella video lezione creazione di strutture e griglie. Il secondo pulsante, ovvero il pulsante visualizza griglia, permette di scegliere una griglia presente in una struttura che selezioneremo. Una volta premuto, abbiamo la possibilità di duplicarla, esportarla, stamparla, eliminarla o modificarla. Tutto ciò verrà spiegato in una video lezione apposita. Il terzo pulsante, ovvero il pulsante visualizza struttura, permette di la funzione di questo pulsante verrà spiegata nella video lezione lavorare con le strutture. Ora passiamo al menu generale. Il primo pulsante che troviamo, ovvero il pulsante importa strutture, permette di importare delle strutture presenti al di fuori del programma. La funzione di questo pulsante verrà spiegata nella video lezione importazione di strutture esterne. Il terzo pulsante, ovvero il pulsante visualizza struttura, permette di lavorare con la struttura. La funzione di questo pulsante verrà spiegata nella video lezione lavorare con le strutture. Ora passiamo al menu generale. Il primo pulsante che troviamo, ovvero il pulsante importa strutture, permette di importare delle strutture presenti al di fuori del programma. La funzione di questo pulsante verrà spiegata nella video lezione importazione di strutture esterne. Questa procedura verrà spiegata nella video lezione modificare password amministratore. Ora spostiamo l'attenzione sui pulsanti presenti nella barra superiore, esattamente in alto a destra. Il primo pulsante, ovvero il pulsante backup, serve per utilizzare le funzioni di backup. In poche parole abbiamo la possibilità di creare delle copie delle strutture presenti nel programma. La funzione di questo pulsante verrà spiegata nella video lezione funzione backup. Il secondo pulsante, ovvero il pulsante info, permette di leggere tutte le informazioni riguardanti al software e permette di leggere la informativa legata alla privacy. Oltre a ciò sono presenti il numero di telefono per le assistenze al software, il link al sito della dialoga usuari SRL ed il link al manuale del software in formato PDF. Il terzo pulsante, ovvero il pulsante